Ciao, benvenuto a un nuovo video. Io sono Federico, un insegnante di italiano per stranieri e questo è Accademia Italica, il mio progetto nato per aiutare studenti stranieri come te a fare progressi con l'italiano grazie a contenuti di vocabolario, grammatica e cultura italiana. Il video di oggi sarà molto interessante e diverso dal solito perché faremo un esercizio che non ho mai proposto qui sul canale, un esercizio di dettato. Il dettato è un esercizio molto diffuso anche nelle scuole elementari italiane. Anch'io lo facevo spesso quando ero un bambino per imparare a scrivere in italiano correttamente. Questo tipo di attività può essere molto utile anche a te, perché con un solo esercizio pratichi sia l'ascolto che la scrittura. Ti leggerò un testo che ho preparato e tu dovrai ascoltarlo e riscriverlo. In questo modo vedremo quanto capisci l'italiano e quanto è precisa la tua scrittura. Infatti sarà molto importante l'ortografia, la correttezza della scrittura, quindi anche le doppie o gli accenti. L'esercizio sarà diviso in due parti. La prima parte è quella più importante, quella del dettato. Ti leggerò il testo 2 volte, una prima volta a velocità naturale, per darti modo di comprendere il senso generale del testo. Poi lo rileggerò una seconda volta, più lentamente, frase per frase, per darti il tempo di scrivere quello che ascolti. Infine ti mostrerò la soluzione sullo schermo, così potrai mettere in pausa il video e controllare tutti i tuoi errori. Dopo il dettato e le soluzioni, passeremo alla seconda parte del video, in cui ti spiegherò un po' il vocabolario e le espressioni idiomatiche che ho usato. Sei pronto? Prendi un quaderno e una penna, così cominciamo. Puoi usare anche il cellulare o il computer, ma mi raccomando, disattiva il correttore automatico, altrimenti questo esercizio è troppo facile. Pronto? Andiamo. Il cinema è considerato da molti la più grande invenzione dopo la stampa, forse per la sua straordinaria capacità di rappresentare la realtà e donare sensazioni ed emozioni attraverso le sue immagini. La tecnica cinematografica ha fatto passi da gigante e oggi i film hanno raggiunto un livello di immersività così alto che sono in grado di coinvolgerci totalmente, come se facessimo parte della storia stessa. Il cinema è una delle forme di intrattenimento più popolari e diffuse nel mondo, anche se con il passare del tempo sempre più spesso i film vengono fruiti in televisione, sul computer o sulle piattaforme di streaming. Eppure andare al cinema rimane un'esperienza senza paragoni. Il grande schermo, il buio in sala e il sonoro avvolgente creano un'atmosfera che non si può replicare tra le mura domestiche. Si va al cinema per evadere dalla routine quotidiana, per staccare la spina e lasciarsi trasportare in mondi lontani, o per immedesimarsi nei protagonisti della pellicola e vedere il mondo con altri occhi. Per molti spettatori il cinema non è solo una fuga dalla realtà, ma anche uno strumento prezioso per approfondire temi complessi, fare luce su questioni sociali e ampliare la propria conoscenza del mondo e della vita. Il cinema va considerato un linguaggio artistico a tutti gli effetti, perché è capace sia di raccontare la realtà così com'è, sia di stravolgerla, reinventarla e trasformarla in qualcosa di completamente nuovo. Bene, in questo primo ascolto ti ho letto il testo a velocità naturale. Ora lo rileggo una seconda volta più lentamente per darti il tempo di scriverlo. Il cinema è considerato da molti la più grande invenzione dopo la stampa,
forse per la sua straordinaria capacità di rappresentare la realtà e donare sensazioni ed emozioni attraverso le sue immagini. La tecnica cinematografica ha fatto passi da gigante e oggi i film hanno raggiunto un livello di immersività così alto che sono in grado di coinvolgerci totalmente, come se facessimo parte della storia stessa. Il cinema è una delle forme di intrattenimento più popolari e diffuse nel mondo, anche se, con il passare del tempo, sempre più spesso i film vengono fruiti in televisione, sul computer o sulle piattaforme di streaming. Eppure, andare al cinema rimane un'esperienza senza paragoni. Il grande schermo, il buio in sala e il sonoro avvolgente creano un'atmosfera che non si può replicare tra le mura domestiche. Si va al cinema per evadere dalla routine quotidiana, per staccare la spina e lasciarsi trasportare in mondi lontani, o per immedesimarsi nei protagonisti della pellicola e vedere il mondo con altri occhi. Per molti spettatori il cinema non è solo una fuga dalla realtà, ma anche uno strumento prezioso per approfondire temi complessi, fare luce su questioni sociali e ampliare la propria conoscenza del mondo e della vita. Il cinema va considerato un linguaggio artistico a tutti gli effetti, perché è capace sia di raccontare la realtà così com'è, sia di stravolgerla, reinventarla e trasformarla in qualcosa di completamente nuovo. Prima di darti la soluzione e mostrarti il testo, voglio darti un metodo di valutazione. Come possiamo valutare il dettato per sapere se hai superato o no questo esercizio? Questo è un testo relativamente corto, quindi per considerare il test superato non dovresti aver fatto troppi errori. Segui queste istruzioni per la valutazione. Conta 15 punti all'inizio del dettato. Togli un punto di questi 15 per ogni parola sbagliata o scritta in maniera incorretta. Togli un punto anche nel caso di spazi vuoti, di parole che non sei riuscito a scrivere. Alla fine ti devono rimanere almeno 8 punti. Se, partendo da 15 punti, te ne resteranno meno di 8, mi dispiace ma l'esercizio non è superato. Questo non è grave, ma significa che forse dovresti lavorare di più sulla tua capacità di ascolto e di scrittura. Non dimenticare di scrivere nei commenti che punteggio hai fatto e se hai trovato questo esercizio molto facile per il tuo livello o un po' complicato. Bene, ora ti do la soluzione, quindi se hai bisogno di più tempo per rileggere il testo, sistemare l'ortografia o riascoltarlo, metti in pausa il video perché adesso metterò la soluzione sullo schermo. Bene, e adesso che abbiamo finito il nostro dettato, possiamo concentrarci su alcuni aspetti del testo che secondo me meritano di essere analizzati. Prendiamo la prima frase del testo. Il cinema è considerato da molti la più grande invenzione dopo la stampa, forse per la sua straordinaria capacità di rappresentare la realtà e donare sensazioni ed emozioni attraverso le sue immagini. L'aspetto che vorrei evidenziare di questa prima frase è l'uso della D eufonica. La D eufonica
è una D che in italiano aggiungiamo di solito alla congiunzione e o alla preposizione a quando la parola seguente inizia con una e o una a per facilitare la pronuncia. È molto semplice, non ha una funzione grammaticale, ma solo di musicalità, di pronuncia. In questo caso abbiamo sensazioni ed emozioni, sensazioni ed emozioni. Questa D ha la funzione di mettere insieme la congiunzione e con la parola emozioni, crea una connessione tra queste due parole e quindi facilita la pronuncia. Inoltre mi sembra interessante questa espressione: la tecnica cinematografica ha fatto passi da gigante, ha fatto passi da gigante. In italiano usiamo l'espressione fare passi da gigante con il significato di migliorare visibilmente, fare grandi progressi. Poi abbiamo la frase: oggi i film hanno raggiunto un livello di immersività così alto che sono in grado di coinvolgerci totalmente, come se facessimo parte della storia stessa. L'espressione essere in grado di può essere una valida alternativa all'espressione più comune essere capace di. Quindi, se non vuoi usare sempre l'espressione essere capace, sono capace di usare il congiuntivo, sono capace di suonare la chitarra, puoi usare l'espressione essere in grado. Sono in grado di usare il congiuntivo, sono in grado di cucinare o suonare la chitarra. Essere in grado di. E poi mi interessa mostrarti questo pezzo della frase, come se facessimo parte della storia stessa, come se facessimo parte della storia stessa. In italiano, quando usiamo come se, il verbo che segue è sempre coniugato al congiuntivo. Come puoi vedere, questa è una frase molto comune che anche tu potresti usare in qualsiasi conversazione. Quindi è importante sapere questo. Dopo come se usiamo il congiuntivo imperfetto. C'è anche un caso in cui usiamo il congiuntivo trapassato, ma in questo momento non è importante, possiamo focalizzarci su questa struttura, come se più congiuntivo imperfetto. Ho studiato giorno e notte per superare l'esame, come se fosse il più grande obiettivo della mia vita. Mi ha abbracciato forte, come se fosse il nostro ultimo incontro. Ora vediamo un'altra frase. Con il passare del tempo, sempre più spesso i film vengono fruiti in televisione. Qui abbiamo due cose interessanti. Una è la forma passiva con il verbo venire. Forse conosci la forma passiva con il verbo essere, ma in italiano possiamo usare la forma passiva anche con il verbo venire. E poi abbiamo il verbo fruire, fruire. Fruire si usa essenzialmente in due contesti. Quando si parla di servizi e significa usare, fare uso di un servizio. A Bologna i residenti possono fruire di un servizio di trasporto pubblico molto efficiente. Ma poi il verbo fruire si usa molto anche in relazione ai contenuti, come film, podcast, articoli, contenuti che possiamo trovare online o sulle piattaforme. Come in questo caso, i film vengono fruiti in televisione, cioè il pubblico fruisce i film in televisione. E poi abbiamo questa frase: eppure andare al cinema rimane un'esperienza senza paragoni. La parola chiave di questa frase è eppure. Eppure è un'alternativa utile a tuttavia, nonostante questo. Anche se i film vengono fruiti, vengono guardati in televisione, nonostante questo, eppure
Andare al cinema rimane un'esperienza unica, senza paragoni. E poi abbiamo questa frase: un'atmosfera che non si può replicare tra le mura domestiche. Tra le mura domestiche significa semplicemente in casa. È un'espressione alternativa che usiamo soprattutto nella lingua scritta. Si va al cinema per evadere dalla routine quotidiana, per staccare la spina e lasciarsi trasportare in mondi lontani, o per immedesimarsi nei protagonisti della pellicola e vedere il mondo con altri occhi. In questa parte di testo ci sono alcune parole molto interessanti da memorizzare. Prima di tutto il verbo evadere, che è un sinonimo di fuggire, scappare. Poi abbiamo l'espressione staccare la spina, che significa smettere di pensare al nostro lavoro, alle nostre preoccupazioni quotidiane, prendersi una pausa dalle nostre priorità per rilassarsi, per evadere appunto dalla nostra routine. E poi abbiamo questo verbo riflessivo molto interessante, immedesimarsi. Immedesimarsi in qualcuno significa riuscire a comprendere le sue difficoltà, empatizzare con lui. Possiamo usare anche l'espressione mettersi nei panni di qualcuno, che ha lo stesso significato. E poi abbiamo la parola pellicola, che è un'alternativa a film, ma è un'alternativa più formale, usata soprattutto nella lingua scritta, per esempio nelle recensioni cinematografiche. Per molti spettatori il cinema è anche uno strumento prezioso per fare luce su questioni sociali. Fare luce significa mostrare la verità, fare una ricerca con l'obiettivo di mostrare, di spiegare la verità su un fenomeno. E poi abbiamo l'ultima frase di oggi: il cinema va considerato un linguaggio artistico a tutti gli effetti. Qua è molto interessante l'uso della forma passiva con il verbo andare. Il cinema va considerato un linguaggio artistico. Significa il cinema deve essere considerato un linguaggio artistico. Usiamo la forma passiva con il verbo andare solo con questo significato. Il vino rosso va bevuto a temperatura ambiente, cioè deve essere bevuto a temperatura ambiente. Roma va visitata almeno una volta nella vita, ossia Roma deve essere visitata almeno una volta nella vita. Bene, com'è andato l'esercizio? Non dimenticare di farmi sapere che punteggio hai fatto, se lo hai trovato facile, difficile e se ci sono altre parole o espressioni presenti nel testo che non hai capito. Se hai apprezzato questo esercizio diverso dal solito, metti un mi piace per supportare il mio lavoro e fammi sapere se vuoi altri esercizi simili nelle prossime lezioni. Non vedo l'ora di vederti nel prossimo video. Un forte abbraccio e alla prossima!